Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Arrivati in aeroporto, abbiamo consegnato la macchina, tutto bene, tutto perfetto. Con Alamo direi che ci siamo trovati bene, sì. Quindi adesso andiamo a portare i bagagli per il check-in e poi, se abbiamo tempo, facciamo un giro al centro commerciale per prendere una crema solare in più. Appena entrati all'aeroporto di Quito nella sezione partenze, qui subito c'è la zona dove bisogna pagare i $20 a testa per poter entrare alle Galapagos. Siamo andati a comprare i solari nella farmacia dell'aeroporto e costavano un botto, veramente. Abbiamo speso $40 per 2 solari da 60 ml e un burro di cacao, quindi parecchio, direi. Stiamo salendo a bordo del nostro volo per San Cristobal e dovrebbe essere in orario, speriamo. Tra l'altro ci siamo resi conto che il volo dura quasi 4 ore, pensavamo fosse più breve. Va bene, comunque noi ci siamo comprati da mangiare perché ci hanno detto che a bordo non è previsto il pranzo. Per evitare che vi siano contaminazioni di qualunque tipo, gli assistenti di volo passano dai bagagli e spruzzano uno spray disinfettante, uno spray che uccide eventuali elementi estranei che non devono giungere alle Galapagos. Siamo appena atterrati a San Cristobal, ora stiamo aspettando le valigie e il primo impatto è, oltre al caldo, ma comunque io ci sto bene, oltre a quello un gran profumo di fiori. Siamo arrivati nel nostro appartamento da circa un'oretta e ci siamo prima sistemati tutte le valigie, le nostre cose e ora ci prepariamo e andiamo a fare un giro per vedere un po' com'è questa cittadina di San Cristobal che si chiama Puerto Baquerizo. La cosa bellissima della nostra casa, che ha, come si può vedere, una piccola terrazza, è la vista. Esattamente lì, di fronte a noi, sono delle canoe dove dentro ci sono le foche che dormono. È una cosa bellissima e altre sono invece sulla spiaggia che giocano. Stupendo, perché qui alle Galapagos i leoni marini gironzolano per il paese e quindi te li trovi tranquillamente in mezzo alla strada come questo. Tu passi e lui è lì che dorme, se ne frega di te. Sono ovunque, ovunque, dove giri ci sono loro che zampettano. Buonanotte. 6:30 del mattino, stiamo andando a fare la nostra prima passeggiata per andare a La Loberia. È una spiaggia dove dovrebbero esserci parecchi. Sono addormentata, non mi vengono le parole, come si chiamano? Lobo de mar, leoni marini. Vabbè, leoni marini. E volevamo in realtà andare a Puerto Quino, che è un'altra spiaggia un po' più distante, solo che non siamo riusciti a trovare un taxi e quindi andiamo a piedi in questa loberia. Qua davanti a noi c'è una strada lunghissima, dritta, e nel frattempo è iniziato a piovere. Che sinchia così non mi dispiace, speriamo non aumenti troppo, però se si mantiene così va bene. E stavamo dicendo che va già bene che è nuvoloso, perché se ci fosse già il sole a picco saremmo rovinati dal caldo, perché c'è già un'umidità pazzesca. Se ci fosse anche il sole in testa moriremo di caldo. Siamo qui? Sì. Qua.
sentiero breve, sono 600 metri, 15 minuti dalle 7:30 alle 6 di sera, non si può in altri orari, e è tutto di roccia vulcanica sentiero. Andiamo. C'è qualche otaria, qualche leone marino che nuota, gira anche in giro alla gente che nuota, oppure sale sugli scogli. Siamo fermi a fotografare iguane, sono uscite col caldo e sono anche molto confidenti, nel senso che avviciniamo anche a 10-20 centimetri e non si muovono, stanno lì, guardano, curiosano, ma non sono per nulla spaventate. Ora Max sta facendo le foto a un'iguana che è sopra uno scoglio e con dietro le onde che si infrangono. Abbiamo fotografato un po' di lucertole, un po' di iguane, la Paola ha ripreso anche delle otarie, ma ora c'è un caldo che è da morire. Tengo il berretto così perché proprio non si ci può stare al sole. Caldo? Dovrebbero inventare dei vestiti che abbiano un tessuto che fa fresco. Ah beh. Cioè un qualcosa che lo metti nel congelatore e per qualche ora ti rimane fresco. Certo. Io potrei morire con sta roba addosso. Metti il nome, metti lì e poi ci misuriamo le pinne. Ah, le pinne. Ok. Siamo andati a provarci le mute e i jacket per domani, che andiamo a fare un'immersione. 3 immersioni. 3 immersioni, sì, e diciamo è una giornata intera di immersioni e è tremendo con questo caldo mettersi la muta è una roba pazzesca. Senza vergogna, c'è un gelato che è più grosso di lei, girava un po' da questo lato, ecco lì, guarda lì. Maracuja e ananas. Buono anche. Buono. Tra poco verrà Marcelo, un tassista di San Cristobal, viene a prenderci e ci porta a fare un giro della parte interna dell'isola, però prima di andare a fare questo giro porto la biancheria da lavare proprio sotto casa nostra. Ho appena lasciato la roba da lavare dalla lavanderia, Paola si chiama come me, e un sacchetto di biancheria sporca che sarà pronta entro 4 ore più o meno, $2,15, non male. Su questa collina c'è un lago in cima e dovremo trovare le fregate. Il problema è che ci hanno fregato perché c'è una nebbia che non si vede niente. Siamo arrivati alla laguna El Yunton.
che è l'unico bacino di acqua dolce delle Galapagos ed è praticamente una laguna che si è formata all'interno di un cratere spento. Qui è possibile vedere le fregate che vengono a cacciare, a lavarsi, a bere, e ora vediamo se siamo fortunati e riusciamo a vederne qualcuna. Non stiamo vedendo niente, un po' per la nebbia, anche se a volte un pochettino si leva e lascia campo aperto, però non vediamo assolutamente nulla. Anzi, a fondo valle vediamo un paio di mucche. Purtroppo si è rotto l'obiettivo di Paola, che oggi è caduto dal letto e deve aver preso un colpo e si è rotto. Stiamo cercando di avvicinarci alle sule dalle zampe blu. Siamo saliti in cima alla collina che c'è a Puerto Chino e ora vediamo se riusciamo ad arrivare un po' più vicini. Stiamo tornando da Puerto Chino, dove abbiamo visto due boobies, che sono le sule dalle zampe blu, un maschio e una femmina. Molto belli, siamo riusciti ad avvicinarci e mi spiace, purtroppo il mio obiettivo si è rotto e quindi Max ha dovuto rinunciare ai suoi 2 obiettivi per farmi fare un po' di riprese. Purtroppo sono cose che capitano, anche se insomma il fatto che sia capitato proprio qua è veramente un peccato. Pescato del giorno con salsa maracuja. E il tuo? Pollo in agrodolce con insalata e patatine. Buon appetito! Sono le 7, siamo già in giro perché oggi andiamo a fare una giornata di immersioni. Praticamente andiamo al León Dormido e lì faremo 2 immersioni e poi andremo sulla spiaggia a fare snorkeling in una spiaggia di quelle dove ci può andare solo arrivando tramite la barca. Ti piacciono questi movimenti, Paola? Abbiamo fatto il refresh perché Era dal 2017 che non facevamo immersioni. 8 anni che non andiamo sott'acqua, quindi ci ha fatto fare il refresh giustamente. Perciò però è andato bene. Tutto bene. È sempre bello. Max ha visto, cos'era, una razza, una manza? Una razza, poi dei pesci, mi sembra un pesci palla, però non ho capito bene, non sono esperto. E adesso andiamo a fare le immersioni, si spera, con gli squali. Martello. Speriamo, perché siamo venuti per quello. ¿Cuánto aire tienes ahora? 3.000 libras. Lobo marinos? Correcto. Esto come si chiama? Se llama un pulpo. Polpo in italiano.
veramente tanti visti, non pensavo di vederne così tanti. Poi abbiamo visto un bel po' di tartarughe, squali pinna bianca, abbiamo visto almeno io una sola manta, e poi tanti banchi di pesci molto grossi, cioè tanti banchi grossi di pesci colorati, ma veramente tanti tipi di pesci. L'unica cosa che io ho fatto una gran fatica a compensare per scendere, infatti ho un orecchio ancora tappato adesso, e sì, ci ho messo un po' a compensare per scendere, e invece Max, vabbè, lui sott'acqua si muove come se fosse un istruttore, cioè va benissimo, si gira, va perfetto. Appena sale sulla barca è una situazione tragica. Mi spiace, gli ho fatto prendere una pastiglia, speriamo che faccia effetto, ma non è che stia proprio benissimo. E questo è il London Dormido, dove abbiamo fatto l'immersione noi. È pazzesco perché gli squali ci venivano tutti intorno, erano molto curiosi, praticamente venivano intorno a guardarci, ma tanti, non lo so, dico che ne avremmo visti 30, 40, non lo so, tantissimi comunque. Siamo arrivati nel secondo sito di immersione. Che bello qua dietro! Wow. Fantastico! E niente, io non scendo perché ho ancora un orecchio tappato e non voglio rischiare di farmi danni all'orecchio. E invece Max non vede l'ora di buttarsi in acqua perché qua sulla barca sta partendo tantissimo, quindi speriamo che sia bello almeno quanto quello precedente, e niente, vediamo Max cosa ci porterà di video e di foto. Cosa fai? Muoio. Allora, io vado a farmi 2 passi qua in giro nei dintorni nell'isola. Max, come si può ben vedere, rimane lì nel suo dolore. È un paradiso, è bellissimo, ma ci sono una marea di tafani. La barca sta tornando a riva e ci stanno chiamando per rientrare, quindi torno indietro sui miei passi, vado a recuperare il corpo di Max sotto all'asciugamano e risaliamo a bordo per tornare indietro.
la botta finale, ecco lì, pure il vino. Stanchissimi dopo la giornata in barca, abbiamo dormito ben 3 ore oggi pomeriggio. Oggi è stata una giornata veramente impegnativa. Io pativo fuori dall'acqua, la Paola pativa in acqua e ci siamo veramente massacrati. Vabbè, dopo questa bella dormita direi che stiamo molto meglio, anche se io continuo ad avere un orecchio tappato. E io un leggero senso di nausea, di giramento di testa. Vabbè, però adesso andiamo a mangiare, sperando di riprenderci totalmente. L'orecchio secondo me fino a domani Dice che è? niente. Vabbè, Va bene. pazienza.